Andrea lo conosciamo tutti, e Andrea e Greta sono stati gli organizzatori di tante edizioni del seminario teosofico di Monte Verità. Qui ci sono alcuni simboli che sostanzialmente si mettono insieme. Questo è un luogo particolarmente significativo dal punto di vista culturale, ma è particolarmente significativo anche dal punto di vista teosofico, perché all'inizio una delle prime sperimentazioni sul Monte Verità doveva essere proprio quella della costituzione di un monastero teosofico, di un cenobio, diciamo, teosofico. Non credo che sia un caso che Andrea sostanzialmente abbia il suo albergo alle pendici di Monte Verità. Quel che è sicuro è che Andrea e Greta si sono affacciati, diciamo, alla realtà della società teosofica, hanno ascoltato, hanno partecipato e poi si sono resi membri attivi, e questo è un elemento estremamente importante, perché la dimensione dell'attività teosofica è anche una dimensione di un'attività di servizio. Quindi Andrea ovviamente svolge il suo servizio come rappresentante presidenziale, diciamo, della società teosofica in Svizzera, e questo è molto importante. Il rapporto fraterno e di condivisione con la società teosofica italiana è di lungo corso ormai, e quindi io mi sento di ringraziarlo davanti naturalmente a tutti voi proprio per le cose che ha fatto, e soprattutto io sento di essere sicuro di poterlo ringraziare anche per tutte quelle che farà, diciamo, in futuro nel nostro ambito teosofico. La creazione dell'archivio Luigi Pericle qui è un fatto culturale di grande importanza. Noi abbiamo visto nelle relazioni che sono state fatte finora quanto importante sia stata l'influenza del pensiero teosofico, del pensiero spirituale nello sviluppo dell'arte, diciamo, dell'8-900. Abbiamo anche visto però che le radici sono molto molto più antiche. Poi alla fine c'è una sorta di esprit de finesse teosofica in senso lato, che da millenni in qualche modo circola, diciamo, a livello culturale. Io la vedo come una corrente sotterranea che ogni tanto affiora, ed ecco allora che ci sono delle esperienze che si richiamano, diciamo, a questi pensieri, che sono dei pensieri importanti, che hanno a che fare con il bello, con il buono, e che hanno a che fare con il concetto di unità della vita. Cioè, dal punto di vista teosofico, ogni tempo e ogni luogo, ogni spazio e ogni persona è un punto di una rete che è connessa, e tutto ciò che accade in un luogo ha un riflesso, un'espansione, diciamo, di tipo universale. Ecco perché è molto importante anche l'azione di ciascuno di noi, perché l'azione di ciascuno di noi concorre a migliorare il mondo. Dunque, oggi pomeriggio ascolteremo la relazione di Andrea su Luigi Pericle, il maestro ritrovato, e l'ascolteremo con la consueta attenzione. Caro Andrea, a te la parola. Gribouillage Scarabocchio. Con questo titolo la mostra non intende tanto dare una definizione di cosa sia uno scarabocchio, né raccontare una storia cronologica lineare dello scarabocchio nell'arte, ma piuttosto mettere in luce come una pratica del disegno scarabocchiato abbia accompagnato la creazione artistica dal Rinascimento al giorno di oggi. Quando si pensa allo scarabocchio si pensa spesso ai disegni dei bambini.
Questi disegni hanno affascinato gli artisti. Lo si sa che gli artisti delle avanguardie, per esempio delle avanguardie russe, hanno collezionato questi disegni e li hanno esposti a fianco alle loro opere, proprio perché questi disegni mostravano una freschezza, una necessità di disegnare, proprio una spontaneità che era ricercata dalle avanguardie. In questa sala che parla dell'infanzia dell'arte, cioè proprio come il disegno, gli scarabocchi dei bambini siano le premesse all'arte, abbiamo riunito tutta una serie di ritratti che diciamo, insieme configurano 500 anni di storia, perché iniziamo dal ritratto di Giovan Francesco Caroto e finiamo con questo dipinto di Asger Jorn, un artista danese, il quale ha acquistato a questo mercato delle pulci un disegno di una bambina con una corda per saltare e l'ha graffittato sopra in modo estremamente infantile. Questi dipinti che mettono in scena il disegno infantile proprio fanno vedere come gli artisti hanno ribaltato la percezione dello scarabocchio e ne hanno fatto il cuore della loro creazione. Nel Rinascimento questa pratica lavora nei margini della creazione artistica, rimane all'ombra del lavoro della bottega, mentre progressivamente in età contemporanea la pratica del disegno scarabocchiato conquisterà il centro dell'opera e diventerà idioma dell'arte per sé, e questo la mostra lo mette in luce tramite un dialogo tra opere rinascimentali e opere contemporanee, con lavori di artisti quali Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano o Bellini per la parte rinascimentale e Saint-Ombly, Basquiat o Luigi Pericle per la parte contemporanea. Luigi Pericle nel 1965 decide di abbandonare il sistema dell'arte dopo i successi londinesi, dopo aver esposto all'epoca con Picasso, Dubuffet, St. Francis, Frank Stella ed essere apprezzato dai grandi nomi del sistema alla Arthur Tooth Sons Gallery di Londra e nei musei inglesi. Ma Luigi Pericle era essenzialmente un mistico che decide di abbandonare la fama e la gloria e ritirarsi nella sua villa di Ascona su Monteverità, attratto da questo magnete spirituale che è Monteverità. Luigi Pericle studierà da autodidatta il cinese, il giapponese, il greco antico, l'ebraico, l'arabo, la storia dell'arte nella sua accezione spirituale. Luigi Pericle è un uomo eclettico, studia omeopatia, agopuntura, lo zen, le discipline orientali e dipinge moltissimo e scrive moltissimo. Nel 2016 con mia moglie Greta acquistiamo la casa di Luigi Pericle su Monteverità, all'interno della quale troviamo tutto il suo universo, i suoi scritti, i suoi libri e soprattutto i quadri, le tele, le masoniti, le chine. E poi nel 2019 la necessità di fondare l'associazione Luigi Pericle per la valorizzazione delle opere del maestro. Ed eccoci qui oggi a Roma, a Villa Medici, esponendo Luigi Pericle con i grandi della storia dell'arte. Pour la Villa Medici, c'est très important pour nous d'être aujourd'hui au cœur de nos missions les plus importantes et recevoir aujourd'hui l'archive de Luigi Pericle dans cette exposition Scarabocchio qui met tout en lumière toute une partie de l'histoire de l'art qui n'avait pas été jusqu'ici regardée. Pour nous, c'est vraiment une des missions de présentation du patrimoine, de valorisation du patrimoine franco-italien, ce qui est exactement le cœur de notre mission dans cette villa romaine qui est un des plus beaux établissements publics culturels français. Et donc pour nous aujourd'hui, c'est un grand honneur d'avoir une partie de cette archive qui va rester dans la villa, qui va être à disposition du département d'histoire de l'art, parce que c'est exactement ça qui fait avancer la recherche. Et comme c'est une de nos missions tout à fait importantes, c'est celle à laquelle on peut répondre aujourd'hui grâce à cette collaboration et à cet échange. Andai nei boschi perché volevo vivere con saggezza e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che non era vita e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto. Questa è una frase di Henri David Thoreau che è molto legata alle vicende di Luigi Pericle e alle vicende di Monteverità, perché la casa che avete visto rappresentata nel documentario su Villa Medici, dove abbiamo trovato le opere con Greta, è la casa che è qui di fianco all'Albergo Ascona.
E questa casa, prima di essere appartenuta a Luigi Pericle, questa villa, è appartenuta a Nell Walden. Nell Walden era la moglie di Edward Walden, il promotore di Der Sturm, quindi promotore di Blauer-Reiter, Kandinsky, Kokoschka, Macke, Gauguin. Praticamente tutti i grandi artisti di quell'epoca passavano per Berlino, siamo nel 1910. In realtà Nell si chiamava Roslund, era svedese ed era la sponsor di Edward Walden al secolo Georg Levin. E voi mi chiederete perché Walden? Walden in tedesco vuol dire boschi. E Walden è anche il libro di Henri David Thoreau, Walden, vita nei boschi. Ed è stata la prima moglie di Edward Walden, Else Lasker Schüler, a soprannominare Edward Walden. E abbiamo quindi un legame fortissimo con tutta la tradizione spiritualista americana, perché Thoreau era il discepolo di Emerson e grazie all'ampio ricorso di Emerson alla saggezza orientale si ritiene che egli abbia gettato le basi per altre scuole di pensiero come la teosofia. Spesso si osserva che l'estensione della teosofia non sarebbe stata possibile senza Emerson. Emerson, Thoreau, Walden, Luigi Pericle, Monteverità. E questa commistione spirituale che, come diceva Antonio poco fa, in momenti della storia risorge, l'abbiamo visto a Villa Medici, non per niente noi abbiamo avuto l'opportunità di esporre a Villa Medici, perché sotto i Medici, appunto, Che cosa c'è, Greta? C'è anche la professoressa qui, Ah sì, la saluto, ok, grazie. Qui abbiamo Nell Walden nella sua casa di Berlino e Nell Walden oltretutto era anche era ebrea, quindi scappa da Ascona nel 1933 e costruisce questa villa. Ma Nell Walden prima vendeva i quadri al barone van der Heydt, il cattivone di Monteverità, il banchiere tedesco che viene a rifugiarsi qui ad Ascona e sarà la parte oscura di Monteverità, perché Monteverità vede questa grande sperimentazione all'inizio del secolo con naturalmente la fondazione di questo monastero laico da parte di Alfredo Pioda, che ricordo era il presidente della loggia di Milano, amico della contessa Wachmeister e di Franz Hartmann. Franz Hartmann era il segretario di Blavatsky. Quando Blavatsky deve lasciare l'India a causa del caso Columb, e sarà Franz Hartmann che la accompagnerà in Europa. E la contessa Wachmeister ospiterà Blavatsky durante la redazione della dottrina segreta e sarà lei che correggerà proprio le bozze della dottrina segreta. Quindi vediamo che Alfredo Pioda è un eminente, oltretutto anche consigliere nazionale, si è occupato di politica e ha anche fondato, ha messo le basi per la politica attuale, cantonale. Quindi il consociativismo che vive il nostro cantone, quindi la capacità di fare una politica in maniera moderata, la dobbiamo a Alfredo Pioda, che naturalmente era ispirato nel suo operato anche politico dagli ideali teosofici. Ascona era un fulcro, una calamita, c'erano i Welfare-Besseren, coloro che volevano migliorare il mondo. Ed è bellissimo constatare come nel libro Monteverità Hermann Hesse parla di questo suo soggiorno in una capanna nei boschi durante 2 anni, un po' come Walden di Thoreau. Anche Hermann Hesse fa la stessa esperienza e nel libro Monteverità è raccontato bellissimo perché lui lascia la sua compagna, si rifugia nei boschi e poi quando non ne può più, perché 2 anni, immaginatevi 2 anni in una capanna nei boschi da soli, non è proprio evidente. Quando dopo 2 anni riesce finalmente a fuggire questo suo eremitaggio, va a un congresso teosofico durante il quale rincontra l'amata che aveva abbandonato prima, che era una teosofa, e quindi c'è tutta l'ambientazione della monaco di quegli anni. Siamo attorno all'inizio del secolo, ancora quando Steiner e la società teosofica erano una cosa sola. E poi nel Walden è interessante perché lei nel 1933 scappa dalla Germania nazista
e con tutti i quadri di Edvard Walden, perché Edvard Walden è marxista, se ne va in Russia, finirà in una prigione russa e morirà in prigione. Si porta dietro tutti i quadri di Der Sturm, immaginatevi veramente una collezione incredibile, ma viene bloccata alla dogana qui a Basilea, non sa come fare a entrare in Svizzera, essenzialmente non sa come fare a portare i quadri in Svizzera, e chiederà aiuto proprio al barone van der Heydt, che era già suo cliente quando vendeva le opere africane in Germania, nel Walden, e quindi le paga la dogana e le permette di importare questi quadri in Svizzera. Ma a volte è difficile capire il ruolo di questi personaggi nella Ascona e nella Svizzera di quei tempi, perché da una parte c'era l'impulso spirituale della società teosofica, che non è comunque approdato alla fondazione di un centro teosofico, perché Monteverità sarà una sperimentazione libera, forse anche un po' troppo libera, nel senso che durante questi anni sono arrivati tutti gli anarchici, Bakunin è venuto qui in zona, ci sono stati Kropotkin, ci sono stati i vegetariani, ci sono stati moltissimi steineriani, Erich Mühsam, Rudolf Laban, la creazione della danza moderna. In quel periodo c'era anche il tema era anche la liberazione sessuale, quindi abbiamo l'Elisarium di Elisar von Kupfer, questo nobile baltico che fonda il clarismo, che era una filosofia basata anch'essa sulla teosofia. E Elisar von Kupfer, omosessuale, può veramente vivere la sua libertà in una zona come quella del Locarnese, a Minusio, e fondare questa specie è un Elisarium, un centro culturale super decorato in maniera estremamente estrosa, molto bella, molto fantasiosa, diventa pittore. Se andrete a vedere una volta il chiaro mondo dei beati di Elisar von Kupfer a Monteverità, è il paradiso gay di questo personaggio che veramente può vivere un po' come gli pare, finalmente la sua sessualità libero in un paese dove il controllo è molto meno oppressivo. Quindi Monteverità nel Walden, Luigi Pericle arriva a Monteverità perché Monteverità è essenzialmente un centro di sperimentazione che non ha eguali. Il mio sogno è quello di sfruttare naturalmente l'attività dell'Archivio Luigi Pericle, perché l'Archivio Luigi Pericle ospita adesso studenti che vengono qui a studiare il lavoro di Luigi Pericle, e questa impronta veramente forte dello spirituale nell'arte ad Ascona ha veramente lasciato un segno incredibile, da Marianne Verefkin che avete visto, a Dan Strichter, a Italo Valenti, a Ben Nicholson, a Julius Bissier, Raffaele Benazzi, l'atelier di Remo Rossi. Quindi c'è un centro che io oserei dire quasi incredibile qui a Monteverità. Sto scrivendo un libro sui personaggi che sono stati vicini di casa di Luigi Pericle, perché Luigi Pericle, abitando qui ad Ascona, su Monteverità, qua di fianco vede la presenza dei baroni Stinnes. I baroni Stinnes è veramente una congiunzione a strana incredibile, perché se voi pensate a Metropolis di Fritz Lang del 27, avete il protagonista di Metropolis che è il grande cattivo che gestisce questa città dove gli uomini sono schiavi e devono lavorare, ce l'abbiamo fatta finalmente, e devono lavorare notte e giorno. E il cattivo di Metropolis del 27, Fritz Lang, si è ispirato al barone Ugo Stinnes, che è il papà di Edmund Stinnes, che abita nella villa qui di fianco a Monteverità, dove è stata firmata l'operazione Sunrise per il ritiro delle truppe alla fine della seconda guerra mondiale nel 1945, e che soprattutto vede come protagonista questo Metropolis di Fritz Lang Brigitte Helm. Brigitte Helm è un'attrice del cinema muto tedesco di quegli anni, ebrea anch'essa, che scappa qui ad Ascona
ed è la Maria che fa la trasformazione, non so se avete presente questa trasformazione con il pentacolo e l'energia, una specie di Frankenstein dell'epoca. E beh, Brigitte Helm acquisterà i quadri di Luigi Pericle, sarà una dei collezionisti di Luigi Pericle. Io ho trovato ricevute del marito che compra i quadri di Luigi Pericle. Da una parte i baroni Stinnes, Luigi Pericle, da là sopra a 300 metri Monte Verità, quindi danza moderna, arte moderna, contemporanea e tutto. Nella villa qua sotto, qui siamo in via del Roccolo, qui dietro la casa dei miei genitori è in via del Roccolo 2, poco sopra c'è un roccolo che ha ospitato il primo ministro inglese prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, perché il proprietario della casa, Gebhard Werner von der Schulenburg, era un attaché d'ambassade a Berna dell'impero tedesco, e soprattutto era un antinazista, ma era innamorato della cultura italiana e si faceva proteggere anche un po' da Mussolini, cercava di convincere Mussolini di non allearsi con i tedeschi, ma soprattutto era confidente di Margherita Sarfatti, che era ebrea, l'amante di Mussolini. Qui di fianco Gebhard Werner von der Schulenburg, i baroni Stinnes, Monte Verità, Luigi Pericle, tutta l'influenza dei profughi russi, perché ci sono tantissimi profughi che scappano all'inizio del secolo e vengono a rifugiarsi qui ad Ascona, e poi mi ritrovo con dei legami incredibili. Per esempio, nel salotto di Madame Marianne Verefkin, quando era ancora in Russia, perché Verefkin è una nobile russa, prima di venire ad abitare qua a Ascona, transiterà niente po' di meno che Röhrig. Quindi Röhrig conosceva bene Verefkin, erano amici. Röhrig, immaginatevi uno che deve diventare il ministro della cultura russo, perché Röhrig era un nobile ed era super in alto nell'amministrazione russa, soprattutto nella cultura. Poi allo scoppio della rivoluzione scappa in America e entrerà in confidenza con Henry Wallace, che è il ministro dell'agricoltura americano di Roosevelt, sì. All'epoca Franklin Delano Roosevelt, sì. Röhrig, Roosevelt, e c'è questo miliardario che gli finanzia questa grande torre, the Master Building a New York, dove poi anche addirittura Alice Bailey andrà a fare le sue lezioni di yoga. Quindi vedete che i legami sono qualcosa di ineffabile, ma sono sempre presenti, perché in tutta la corrente spirituale del secolo ritroviamo personaggi che conosciamo. Poi Alice Bailey prenderà la direzione che prenderà, ma lo stesso Steiner, per esempio, nella biblioteca di Luigi Pericle ci sono più di 1500 volumi, c'è tantissimo Steiner, perché all'epoca Steiner qui in Svizzera era veramente importantissimo. Luigi Pericle credo non conoscesse neppure, cioè si conosceva la Società Teosofica, non era membro della Società Teosofica. Abbiamo ritrovato La luce sul sentiero nei suoi libri, ma Luigi Pericle nella sua biblioteca troviamo alchimia, cabala, ciclomanzia, astrologia, egittologia, i misteri dei Sumeri, la geometria sacra, tutto quello che riguarda il canone per la storia dell'arte nella sua accezione spirituale completa, studio delle letterature francese, inglese, tedesco, c'è qualcosina anche in spagnolo, e poi soprattutto lo studio delle lingue orientali, cinese e giapponese, il greco antico e l'ebraico. Perché questo? Perché Luigi Pericle, secondo me, io lo conoscevo da ragazzo. Per me, io quando vedevo questa casa, io sono nato nella villa qua sotto, poi i miei genitori sono arrivati nel 73 o 4 qui in via del Roccolo. Lui già abitava qua. Luigi Pericle è arrivato, mi sembra, nel 59 in questa casa. Quindi lui era già qui e io da bambino avevo come l'impressione che ci fosse qualcosa di misterioso, di nascosto, di arcano, e avevo una curiosità incredibile. Lo percepivo, sentivo che c'era qualcosa. E allora andavo a trovarlo e gli parlavo di astrologia, e mi ricordo che in Italia all'epoca si potevano fare gli oroscopi con 200 lire, e io andavo da lui e gli dicevo: ma guarda che te stai qui a calcolare gli oroscopi con le effemeridi, vedete questi piccoli numerini sono le posizioni dei pianeti in ogni anno, nei segni, e lui passava le giornate a
con le effemeridi a calcolare il piano natale di Gesù, di Padre Pio. Veramente era una non si può dire un'ossessione, perché non era ossessivo Luigi Periclè, era di una precisione incredibile. Abbiamo addirittura trovato nel libro nero ogni accadimento della vita di Luigi Periclè veniva analizzato in base agli aspetti astrologici. Che ne so, gli saltava il cambio della sua Ferrari, perché prima di abbandonare il secolo Luigi Periclè era diventato comunque un uomo facoltoso, era diventato famoso con la marmotta Max, in America aveva venduto milioni di copie presso il suo editore Macmillan a New York, questo grande building di Fifth Avenue, il Flatiron, dove c'era Macmillan. Era insomma, immaginatevi un immigrato di Monterubbiano, i genitori erano due contadini, veramente ha sofferto anche la fame da ragazzo a Basilea, ma dotatissimo, con una mano incredibile, splendida. Subito a 12 anni vendeva i suoi quadri, era affascinante, e poi diventa caricaturista, diventa fumettista. C'è un bellissimo parallelo con Kupka, perché Kupka è anche influenzato dalla teosofia in gioventù e poi diventa fumettista per l'Assiette Aubert, questi fumetti un po' rivoluzionari, un po' antiborghesia dell'epoca. E Luigi Periclè ha fatto un po', se vogliamo, il cammino contrario, da fumettista, finalmente arrivato a 40 rotti anni, può permettersi di diventare pittore informale grazie a questa conoscenza che era Peter G. Stecheny, che era anche lui un appassionato di Ferrari, perché poi Luigi Periclè, quando diventa ricco, viene qui ad Ascona, si compra la Ferrari di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, quella di Mike Parks. C'è tutta una vita attorno alla passione per la meccanica e le macchine, e quindi conosce questo miliardario basilese che aveva una collezione incredibile con Picasso, Monet, Gauguin e via di seguito. Diventano molto amici, gli compra questa casa e Luigi Periclè finalmente può diventare pittore informale. Alcuni anni di successi inglesi grazie a Herbert Reed, e qui si apre il grande capitolo Eranos, perché Herbert Reed, che era il consulente di Peggy Guggenheim, era uno dei grandi critici d'arte del secolo scorso. Herbert Reed era anche studioso di teosofia a Leeds, al Cultural Leeds Club, studiava teosofia, quindi era veramente uno dei promotori dello spirituale nell'arte. Insieme a Shapiro, Herbert Reed e Sixten Rigborn sono i tre che riprendono lo studio dello spirituale nell'arte verso la metà del secolo scorso, perché il problema dello spirituale nell'arte è che dopo la seconda guerra mondiale, con tutto il casino che è successo col nazismo e l'implicazione esoterica delle ricerche naziste, l'esoterismo diventa tabù nelle università. Voi non potete immaginare di parlare di esoterismo e arte nel 1950. No, cioè, non esiste proprio. Qualsiasi professore che provava a abbordare l'argomento spirituale nell'arte veniva subito estromesso, ostracizzato. E i primi coraggiosi, appunto Sixten Rigborn, Shapiro e Reed, sono quelli che portano avanti questo discorso. E proprio perché Herbert Reed sarà invitato regolarmente dal 52 al 64 qui ad Ascona a Eranos è questa grande, in realtà è piccolo Eranos, ma ha un'influenza culturale enorme. È un connubio, un cenobio, una riunione, Eranos, un agapè, quindi un pranzo dove questi studiosi di tutto, perché ci sono biologi, ci sono storici dell'arte, storici della religione. Daisetsu Teitaro Suzuki sarà colui che porterà lo Zen in America, Gershom Scholem, uno dei più grandi cabalisti, Henri Corbin, insomma, per citarne soltanto alcuni, sono i grandi invitati di questa nobile donna belga, Olga Frebe-Captain, che decide, sempre naturalmente sulla scia dell'impulso spirituale, di creare le sue riunioni spirituali qui ad Ascona. Ricordo che nei primordi di Eranos abbiamo proprio l'amicizia tra Alice Bailey e Olga Frebe-Captain.
Fino al 32, mi sembra, Olga Frebe-Captain andrà in America perché era diventata amica di Alice Bailey, se la porta anche qui ad Ascona, e cominciano a creare un tentativo di riunione spirituale. Ma poi le cose non prenderanno un buon corso, la Bailey e la Frebe-Captain litigheranno, e Alice Bailey non frequenterà più Eranos, fino a che arriverà Carl Gustav Jung, che riprenderà le redini in mano della ricerca di Eranos e le porterà avanti credo fino alla sua morte. Eranos sussiste ancora oggi. Tra l'altro Eranos è una situazione stupenda, perché su Eranos è stato fatto un convegno alla Fondazione Cini a Venezia, dove abbiamo avuto l'incredibile possibilità di incontrare i presidi delle grandi università che si occupano dello spirituale, dell'umanesimo e dello spirituale nell'arte, quindi l'istituto Warburg e non Warburg, la Fondazione Cini appunto che ospitava, l'Harvard Divinity School. Ricordo che Emerson proprio l'altro giorno ho scoperto che aveva frequentato l'Harvard Divinity School, quindi il cerchio si chiude. Questo spiritualismo, che è veramente una corrente sotterranea che attraversa la storia dell'arte, la storia della spiritualità, è sempre presente. E il Politecnico di Zurigo, nella sua branchia di scienze umane, stanno aprendo un post dottorato, una borsa di studio per lo spirituale nell'arte. E quindi finalmente oggi si è sbloccato qualcosa, si è aperto veramente di nuovo la possibilità di parlare apertamente dello spirituale nell'arte. Io ricordo, e non stiamo parlando di 200 anni fa, sto parlando di 6 anni fa, quando abbiamo iniziato l'avventura Luigi Pericle, ci chiedevamo di se parlare o no di Luigi Pericle come artista spirituale. Questa era la grande domanda. Ma se lo profiliamo come artista spirituale, ci dicevamo, cosa succederà? Verremo ostracizzati? Non riusciremo a dargli di nuovo le luci della ribalta che si merita? Questi erano i grandi dubbi quando abbiamo cominciato. L'abbiamo fatto, è stata una scommessa vincente, e ci siamo ritrovati in un mondo quasi fantastico. La mostra a Londra, il libro, tante interviste, tanta televisione, tanti giornali, sono usciti più di 600 articoli sull'arte di Luigi Pericle. Io vi invito a farvi un giro nel sito internet, perché il sito internet di Luigi Pericle contiene una cosa che ho fatto all'inizio, quando stavo cercando veramente di raccapezzarmi in questo universo sterminato che sono le ramificazioni del mondo di Luigi Pericle. Allora, per cercare di trovare una specie di bussola, un modo per orientarmi, ho creato una ragnatela che comprende tutti i legami di Luigi Pericle con Peggy Guggenheim, con Herbert Reed, con la teosofia, il suo gallerista negli anni 60. Voi trovate un Martin Summers, che è il gallerista che ospiterà Luigi Pericle dal 62 al 65 nelle sue 11 mostre, 2 personali e 9 collettive. Le collettive sono nei musei nazionali, ma Summers è uno dei grandi galleristi dell'epoca che poi negli anni 80 diventerà il Summers amico di Mick Jagger, Jerry Hall, i coniugi Fürstenberg, uno dei grandi galleristi dell'epoca. Quando chiamo Martin in Marocco, gli dico: ma Martin, ma com'è sta storia? Tu conoscevi bene Luigi Pericle, ti sei dedicato a lui, ti sei occupato di lui per qualche anno, e poi cos'è successo? È un po' questo il grande mistero. E Martin mi dice: guarda, non me lo ricordo, non so esattamente cosa è successo, so soltanto che mi sarei dovuto occupare un po' di più di lui. E io so che Luigi Pericle era stufo del mondo dell'arte, era stufo di andare in giro a esporre, non aveva essenzialmente, lui voleva stare in casa a meditare. Voi immaginatevelo: omeopatia, agopuntura, era vegetariano, non usciva la sera, conduceva una vita monastica,
nella Londra di quegli anni provava a introdurre il discorso dell'esoterismo. Ci sono un paio di resoconti di persone, di giornalisti a cui lui cercava di spiegare, ma il terreno non era tanto fertile, non c'era molto ascolto da parte del pubblico. E quindi lui, secondo me, ha provato a fare, ha fatto la stessa cosa che ha fatto un po' anche il Matt Clint. Nel senso che ha deciso che il mondo non era ancora pronto. Essenzialmente questo. E come il Matt Clint, che decide che i suoi quadri devono rimanere nelle cantine del Musée de la Musette fino a 20 anni dalla sua morte, anche Luigi Pericle decide di ritirarsi dal mondo e di chiudere i suoi quadri in questa capsula temporale che è stata la sua casa per 50 anni. Quindi quando noi abbiamo perso questo scrigno è venuto fuori il mondo. E sono venuti fuori anche poi tutti i legami che Ascona e Monteverità hanno avuto con l'arte internazionale, perché immaginatevi tutti questi personaggi. Facciamo un esempio. Star Wars. Tutti conoscete Star Wars. Lo conosciamo come la saga di George Lucas e via di seguito. Ma il bello è che Star Wars nasce dall'influenza del libro L'eroe dai 1000 volti di Joseph Campbell, che era regolarmente qui ad Ascona, ospite di Eranos. E quando George Lucas legge L'eroe dai 1000 volti di Campbell, scrive Star Wars. Quindi tutto quello che noi viviamo anche a livello culturale lo ritroviamo in nuce, in una specie di... Francamente non so come definire Ascona, non ho ancora trovato una vera definizione. Ascona è... Ah sì, una definizione l'ho trovata in realtà. Adesso sto scrivendo questo libro sui miei vicini di casa, e Ascona era anche un covo di spie. E secondo me Eranos era anche un covo di spie. E vi spiego anche il perché. C'è una foto della moglie di Allen Welch Dulles. Allen Welch Dulles è il capo dell'OSS. L'OSS diventerà la CIA americana, ma l'OSS è l'intelligence americano che ha sede a Berna, che durante la seconda guerra mondiale, siccome la Svizzera è neutrale, ha tutta una sua rete spionistica. L'OSS utilizza Carl Gustav Jung come spia, perché in realtà Jung era una spia che lavorava per gli americani. Visto che psicanalizzava i tedeschi, aveva accesso a delle informazioni estremamente sensibili, che poi andavano a finire nei centri di intelligence americani. E questa cosa qua è incredibile, perché noi troviamo questa foto della moglie di Dulles con Mary Bancroft. Mary Bancroft è l'amante di Dulles, quindi moglie amante di Dulles, ed era anche l'amante di Jung. E questa Mary Bancroft sarà quella che, insieme ad altri, organizzerà il tentativo di assassinio di Hitler, per intenderci. Quindi tutti questi personaggi qua si ritrovano legati ad Ascona in una maniera incredibile. Ma un'altra storia pazzesca è quella che nella casa del barone Van der Heydt, ricordo che ha la tessera nazista ed è il banchiere di Ludovico il Kaiser di Germania, e Van der Heydt nel 26 costruirà l'albergo Bauhaus, tra virgolette, di Emil Fahrenkamp. Ma Van der Heydt affitta la sua casa a dei personaggi che stanno aiutando gli italiani, come si chiama, la resistenza italiana, i partigiani, la brigata Battisti, a portare le armi dall'Italia per rifornire i partigiani che stanno combattendo rifugiati nelle montagne. Quindi vedete la casa di un, chiamiamolo triplo, quadruplo giochista, che è il barone Van der Heydt, affittata ai partigiani. È qualcosa che è difficile anche capire, perché qui ad Ascona, essendo neutrale il clima, non si sapeva mai chi stava da che parte, perché il barone Van der Heydt finanzierà anche un orfanotrofio per bambini ebrei, però poi sfrutterà
tutti gli ebrei che lasciano i quadri per scappare, che gli lasciano i quadri, lui li finanzia i viaggi in Sud America, li sfrutta e da una parte li aiuta. Insomma, un personaggio veramente inquietante, ecco, questo bisogna ammetterlo. Ma poi c'è anche un altro personaggio estremamente inquietante che, no, lui il poverino non è neanche inquietante. Max Enden è il proprietario delle isole di Brissago, un ebreo ricchissimo che è contro il regime e comprerà le isole di Brissago perché a un certo momento ha dei problemi con i nazisti a St. Moritz, gli dicono guarda stai attento perché ti vengono a prendere. Lui scappa qui, si compra le isole di Brissago e delle isole di Brissago fa il suo centro operativo, mette un cablaggio di telefono e di elettricità per rendere le isole, ci costruisce questa villa, una specie di villa Medici di inizio secolo, trasporta tutta la sua collezione d'arte, una collezione d'arte un po' come quella di Peter G. Stechny con i vari Picasso, Modigliani e via di seguito, ma è ebreo e il suo maggiordomo sta coi fascisti, lo avvelena e questo non è ancora stato dimostrato. Tra l'altro io ve lo dico, ma non andate in giro a ripeterlo troppo perché l'indagine non è ancora finita e non si sa ancora esattamente cosa sia successo perché Max Enden muore, giovane, a 45 anni, e la sua collezione d'arte miliardaria viene venduta da Sotheby's così, non si capisce bene come Sotheby's ne venga in possesso. E l'indagine non ha mai chiarito come Max Enden sia morto, anche perché le suore Orsoline hanno declinato l'invito e non hanno prodotto la cartella clinica, quindi durante le indagini che il nipote ha fatto quando è venuto a cercare i suoi beni, povero Cristo, perché poi lui era scappato in Sud America, si è trovato di fronte a un muro di omertà. Insomma, cosa dirvi? Il libro che sto scrivendo ha 450 pagine e sono solo all'inizio. Noi abbiamo 2 minuti. Non credo che arriverò in fondo a raccontarvi tutte le storie che vi vorrei raccontare. Vi dico solo che qui ad Ascona c'è l'archivio Luigi Pericle, ci sono 14.000 documenti che sono stati scansionati. Stiamo lavorando tutto il tempo per creare un'accademia spirituale per lo spirituale nell'arte. Al primo piano abbiamo creato una libreria con i libri di Basilea e di Zurigo, i libri della Società Teosofica, e l'obiettivo è quello di rimettere in comunicazione la società teosofica con le università come l'Harvard Divinity School, come Amsterdam Hermetica, come il Warburg e via di seguito, per fare in modo che ci sia veramente un lavoro scientifico di recupero di tutto quello che è lo spirituale nell'arte, perché siamo veramente solo agli inizi. Il grande pubblico non è veramente consapevole di che cosa sia la teosofia, perché quando si dice teosofia dice ok, carino, però io ho parlato con il professore di Pascal Rousseau di Parigi che insegna a Paris alla Sorbona e lui dice che parla di teosofia per 8 minuti durante i suoi corsi. Voi immaginate che in 8 minuti non si possano dire grandi cose, ed è per questo che io ho obbligato la nostra stagista poverina Anna Chiara a venire alle serate teosofiche il martedì sera, e lei ha accettato e mi sembra che adesso si trovi bene. Anna Chiara? Tutto a posto. Anna Chiara veramente, cioè, io non ho figli, però quando arrivano i ragazzi qui, per me è come veramente, li vedo crescere, vedo che si interessano alla teosofia, allo spirituale nell'arte, e questa cosa qui è veramente per me la missione della mia vita. Quindi vi invito a visitare i siti internet in cui cerco di raccogliere le informazioni su tutto quello che è stato il mondo dello spirituale nell'arte. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.